Ciao, buongiorno, benvenuti. Io sono Beatrice e sono contentissima che siate qui con me oggi perché siamo al giorno 16. La parola di oggi è ancora, mi raccomando, non ancora, ancora. Perché ancora? Perché quando scriviamo è importantissimo che le nostre lettere siano ancorate alla base, quindi dobbiamo mantenere quando scriviamo un testo un certo rigore, insomma, sarà importante anche per dare ordine alla nostra scrittura, soprattutto se siamo agli inizi. Poi quando abbiamo preso più confidenza, siamo diventati bravi, possiamo anche fare delle variazioni, nessuno ce lo vieta, ma visto che noi parliamo della nostra scrittura quotidiana, una buona leggibilità è data anche dal fatto che noi siamo regolari, quindi che noi manteniamo la nostra scrittura tutta bene allineata con le basi delle nostre lettere appoggiate sulla linea di base, appunto. Quindi, parola ancora. Cosa sarà la ricetta? Non so, non me lo ricordo nemmeno io. Io vi consiglio di vedere il video così scopriamo che cos'è. Mi raccomando, metti un mi piace a questo video, così premi il mio lavoro e il mio impegno e poi iscriviti al canale, così non perdi nessuno degli altri. Giorno 16, ancora. Quindi osserviamo come stanno le nostre lettere e se sono tutte posizionate sulla base, quindi tutte sulla stessa linea. Questo è molto importante per dare regolarità alla nostra scrittura. Poi, come al solito, controlliamo la posizione, scegliamo una penna che ci piace, facciamo un bel respiro e iniziamo. Decido di iniziare dall'illustrazione perché così, in questo modo, la mano si riscalderà e sarà più facile anche scrivere. Decido di fare un'illustrazione prevalentemente astratta, non troppo somigliante, anche perché la ricetta di oggi è quella per creare delle specie di crocchette e quindi hanno una forma molto difficile da disegnare, come vedrete più avanti. Comunque vediamo di fare questo esercizio che sto facendo, cioè quindi divido lo spazio che ho a disposizione in settori e poi creo delle texture diverse per ciascuno che hanno come base il cerchio. Questo è un esercizio molto utile anche per scrivere perché avere la capacità di tracciare delle forme rotonde, quindi dei cerchi in maniera regolare, dal più grande al più piccolo, dal più piccolo al più grande, oppure tutti uguali, oppure tutti alla stessa distanza, sono esercizi veramente utilissimi per dare regolarità e ordine alla vostra scrittura, quindi vi consiglio di farli. Disegno poi su questa carta, che non è altro che un foglio avanzato del mio album schizzi di Tiger, queste 3 forme. Sono un po' strane e capisco che non sia facile distinguere né riconoscere qualcosa di familiare, ma dovete capire che sono in realtà un impasto fatto con le mani e gli viene data una forma tipo a siluro. E poi ovviamente sono degli agglomerati che vengono cotti nel forno, quindi sono molto irregolari e non hanno qualcosa di facilmente riconoscibile. Quindi l'unica cosa che posso fare è dargli un po' una forma irregolare sulla superficie e aumentare magari un po' le ombreggiature. Poi disegno anche delle foglie di prezzemolo perché fanno parte della ricetta. Dato che questa illustrazione è più che altro sulle gradazioni dei blu e dei bianchi, a parte questi neri che definiscono le mie forme, decido di usare anche il rosso, che è un colore complementare e dà molto più energia all'illustrazione.
ora penso a scrivere la ricetta. Allora, il titolo della ricetta è Crocchette à pois. La ricetta è inventata da me. Sono partita da una ricetta che ho trovato di Little Vegan Witch e poi l'ho in realtà modificata. Prima, come vedete, avevo scritto a matita i miei ingredienti e il procedimento e adesso li ripasso sempre utilizzando la mia Pelikan, quindi la mia penna stilografica. Devo dire che non è stata una ottima scelta perché questa è sempre la solita carta, quella di riciclo, e è molto molto ruvida e porosa, quindi non funziona bene con il pennino perché gratta. Però mi costringe a fare quello che già volevo fare dall'inizio, cioè andare molto molto lentamente, proprio perché voglio fare attenzione e scrivere tutte le lettere, tutte con la stessa base, che siano ben allineate, che siano tutte alla stessa altezza e che quindi siano ben ancorate alla base e alle linee che ho tracciato, perché questo è l'obiettivo di oggi. Osservando il modo in cui ho scritto, mi sono detta, cavoli, ma hai scritto meglio di come fai solitamente. E quindi una volta di più devo confermare e arrendermi al fatto che più lentamente riusciamo a scrivere, più in qualche maniera riusciamo ad essere precisi e quindi la nostra leggibilità migliora decisamente. Se volete qualche consiglio in più su questo tipo di scrittura, intanto vi dico che uno stile calligrafico, non esiste un vero e proprio stile calligrafico, ovviamente perché è la mia scrittura quotidiana, ma questo tipo di scrittura si rifà all'italico. Quindi se vi interessa magari qualche dritta di più sull'italico, scrivetemelo nei commenti che troviamo il modo di fare un video.
aggiungo il titolo e la mia ricetta è terminata. E non sembra quasi strano, ma sono riuscita a finire la prima, diciamo, sezione di questo ricettario, quindi dalla prossima volta partiamo con il secondo gruppo di ricette. Io spero di trovarvi anche nei prossimi video e di leggere qualcuno dei vostri commenti. Mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio tanto di essere stati qui con me oggi. Ciao, a presto!